Ciao ragazzi, qui è Asiaxi. Benvenuti nel 26esimo episodio della Pack Carriera, la carriera dove il mercato viene deciso dai pacchetti dell'Ultimate Team. Nello scorso episodio avevamo giocato e vinto diverse partite, ma sicuramente i successi più importanti sono arrivati contro Inter e Lazio, due squadre che negli anni passati ci hanno sempre fatto soffrire. Ci eravamo lasciati con questa classifica che ci vede al secondo posto, distanti soltanto un punto dal Milan, attualmente capolista. Ma prima di cominciare ho un annuncio importante per voi. La serie subirà un cambio di format a partire da questo episodio. Rimarranno ancora le 4 partite analizzate nel dettaglio, ma verranno coperti più mesi per volta, includendo anche dei riassunti per le partite meno importanti. In questo modo gli episodi saranno più corposi e ricchi di contenuto. Ma perché questo cambiamento? Semplice, la serie su FC25 uscirà ora ogni 2 settimane, alternandosi con una nuova avventura, una carriera su Football Manager 2024. E sì, ve la sto ufficialmente annunciando proprio adesso. Non vedo l'ora di iniziarla con voi. Detto questo, direi che possiamo partire. Nel mese di ottobre vedremo nel dettaglio le partite contro Atalanta e Juventus, mentre le altre verranno riassunte. A novembre, invece, ci concentreremo sulle sfide contro Copenaghen e Bologna. Ero indeciso tra le due gare di Europa League, ma alla fine ho scelto la seconda, andando a sensazione. Passiamo ora al calcio giocato, perché ci spostiamo a Cagliari per affrontare i padroni di casa. Per questa partita abbiamo fatto un turnover leggero, che comunque non dovrebbe impedirci di portare a casa il risultato. Dopo una decina di minuti, la prima occasione è arrivata con Machino, tiro mancino a sfiorare il palo, con la palla che si spegne sul fondo, lasciando l'attaccante giapponese a mani vuote. Ma verso la fine del primo tempo Steini sfrutta perfettamente l'assist di un compagno, colpendo al volo e portandoci in vantaggio. Nel secondo tempo, occasione per raddoppio con Golovin, ma il suo tiro si stampa sul palo. Alla fine, però, ciò che conta sono i 3 punti, e quelli sono meritatamente nostri. Vittorie, quelle di misura lasciano un sapore ancora più dolce. Sono le partite che spesso fanno la differenza a fine stagione. Dopo la pausa per le nazionali abbiamo affrontato l'Udinese, una partita complicata non tanto per le occasioni create dagli avversari che sono state poche, ma per la loro organizzazione difensiva davvero solida. A decidere la gara ci ha pensato Diosbriol nei minuti finali, finalizzando l'assist perfetto di Ken. E a proposito di Ken, prendiamoci un attimo per ammirare le sue statistiche di questo inizio di stagione: 6 gol e 5 assist in 7 partite, con una media voto vicinissima al 9. Per ora si sta rivelando semplicemente fondamentale. Giovedì successivo ci siamo spostati in Grecia nella difficile trasferta contro l'Olympiakos, e in effetti, nonostante un buon inizio, a passare in vantaggio sono stati proprio i padroni di casa, con una rete firmata da Yalcin. Nel secondo tempo però arriva il pareggio. Ken, ovviamente, serve Tsimikas, che con un gran tiro al volo batte il connazionale tra i pali. E nel finale di partita arriva anche il gol vittoria, con un altro marcatore a sorpresa, Lopez, diagonale chirurgico che vale 3 punti d'oro. Giocare in Grecia, soprattutto nello stadio dell'Olympiakos, non è mai facile. Per questo motivo, uscire da lì con una vittoria vale doppio. Tenuto con il carattere, Pier. Ci hanno sempre creduto, anche quando sembrava che il pari potesse andare bene a entrambe, e alla fine i loro sforzi sono stati premiati. E questo calendario intasato ci porta subito a Firenze, dove la Viola ci ospita al Franchi, a caccia di riscatto dopo alcune partite complicate. Partono forte, con Adli che dopo una quindicina di minuti impegna la Font, bravo a rispondere presente. Noi reagiamo con Diosbriol, che però spreca tutto mandando la palla fuori da posizione molto favorevole. E allora ci pensa ancora una volta Stein, dalla stessa posizione del compagno non sbaglia e firma l'1-0. Anzi, nel finale trova anche il raddoppio, nonostante un tiro fuori equilibrio, a dimostrazione del suo ottimo stato di forma. Altra vittoria portata a casa. Fino a questo momento ottobre è stato un mese perfetto. La squadra di oggi mi è piaciuta al di là del risultato. Devo dire che ho visto parecchie cose che mi hanno convinto. Ma ora viene il difficile, perché ora abbiamo l'infrasettimanale contro l'Atalanta. Non vorrei sbagliarmi, ma credo che fino a questo momento non siamo mai riusciti a ottenere nemmeno un punto contro di loro. La rosa sembra praticamente invariata rispetto all'ultima volta, con la sola novità di Mario Martinez a centrocampo. Il loro tiki-taka e l'assetto difensivo molto ordinato non stanno dando grandi frutti. Nelle ultime 5 partite non hanno raccolto nemmeno una vittoria, e questo li relega addirittura al 15° posto in classifica. In vista di questa sfida siamo costretti a fare qualche sacrificio, soprattutto in difesa, dove i titolari sono parecchio stanchi. Cambiamo anche qualcosa sulla tre quarti, con Pereira che prende il posto di Golovin. Siamo pronti, vediamo se riusciremo finalmente a battere la Dea. Gara da non perdere, manca poco all'inizio, è davvero il momento della verità, stiamo per cominciare. Ken dà il via alla partita con il calcio d'inizio, ma sono gli ospiti a rendersi pericolosi per primi. Jackson scatta sul filo del fuorigioco, costringendo la Fonta a un'uscita disperata per anticiparlo. Il pallone si alza e il duello aereo viene vinto da De Paoli, che allontana il pericolo. Al 21° minuto però non c'è nulla da fare. Berenguer pesca Antugna sul secondo palo. Il giocatore dell'Atalanta colpisce al volo da 2 passi e batte il nostro portiere, portando i suoi in vantaggio. Pochi minuti dopo sfiorano anche il raddoppio con De Ketelare. Il belga calcia al volo dal centro dell'area, ma la sua conclusione termina fuori. Il loro errore ci scuote. Cacherer trova
trova Stein sul filo del fuorigioco. Il nostro trequartista rimane freddo davanti al portiere e lo infila col destro, riportandoci in parità. Nei secondi finali del primo tempo De Ketelaere ha una nuova occasione ma spreca ancora, con il pallone che sfiora il palo. Andiamo dunque a riposo sull'1-1. Ce la stiamo giocando, ma serve maggiore attenzione in difesa. Nella ripresa, a sistemare le cose in attacco ci pensa Ken. Riceve palla, si libera del difensore con un dribbling secco e una volta in area lascia partire un destro imprendibile. Il portiere ci prova, ma non può nulla. L'Atalanta reagisce come previsto. Jackson ci prova dal limite, costringendo la Fonte a una parata complicata, aiutata da un difensore. Poi tenta di nuovo da fuori area, ma il portiere francese riesce a deviare la palla sopra la traversa. Sul corner seguente recuperiamo il pallone e con la Dea tutta sbilanciata in avanti partiamo in contropiede. Cacchiere serve Machino, che si aggiusta il pallone e chiude i conti con un destro preciso che batte Carnesecchi. Con un ultimo colpo di testa di Ferguson, facile preda di Lafont, si conclude la partita. Abbiamo finalmente battuto l'Atalanta. Dopo tante umiliazioni, questa vittoria ha davvero un sapore speciale. I tifosi di casa per questo successo. Niente da dire, Pier. Hanno meritato questa vittoria. Forse potevano farne addirittura qualcun altro. Resta comunque una buona prova. Domenica però ci aspetta un'altra sfida difficile, la trasferta a Torino contro la Juventus. Tra le novità della formazione bianconera spicca Wharton a centrocampo. Il mediano inglese è un talento purissimo, ma non è l'unico. In squadra troviamo anche altri ex premier come Rice, Nunez, Douglas Luiz e Gabriel Jesus. La Juventus gioca con uno stile abbastanza standard, possesso palla lento e ragionato in fase offensiva, mentre in fase difensiva tendono a creare densità nella zona centrale del campo. Attualmente sono quinti in classifica, ma vorranno sicuramente sfruttare questa partita per rilanciarsi. Noi nel frattempo abbiamo recuperato abbastanza energie da poter schierare quasi tutti i titolari, ma sia De Paoli che Marusic sono ancora molto stanchi e non avrebbe senso sprecarli entrambi per giocare un solo tempo. Così decidiamo di adattare Giordano sulla fascia destra. Ed ora è il momento di giocarci le nostre chance. È l'appuntamento segnato in rosso sul calendario ai tifosi delle due squadre, la sfida che vale una stagione. Anche oggi EA Sports vi porta il grande calcio all'Allianz Stadium. Questa volta sono gli avversari a dargli via le danze e sono sempre loro ad avere la prima occasione con Nunez. Per nostra fortuna però l'attaccante scivola al momento del tiro e la sua conclusione risulta centrale e facilmente parabile per la Fonte. Al 18° minuto tocca a noi e qui succede qualcosa di incredibile. Ien si libera bene e calcia, Lunin riesce a deviare ma la palla rimane lì. Gatti tenta rinvio ma colpisce in pieno il proprio portiere che stava cercando di tornare tra i pali. Il pallone rimbalza e finisce a rete. Ien nel frattempo esulta sotto il settore ospiti, non senza un pizzico di rancore verso la sua ex squadra. La Juventus prova subito a reagire, arrivando alla conclusione ancora con Nunez, che però calcia alto sopra la traversa. Dopo circa un quarto d'ora di gioco il primo tempo si chiude, siamo in vantaggio con un pizzico di fortuna dalla nostra parte. Nella ripresa entriamo in campo con tutt'altro spirito. Dopo appena 2 minuti Stein impegna Lunin con un tiro da fuori, potente e ben angolato. 10 minuti più tardi ci prova di nuovo Ken, questa volta da dentro l'area, ma il suo tiro esce di poco sfiorando il palo. Al 77° arriva l'azione che chiude la partita. Soriano parte in contropiede, si libera con un elegante colpo di tacco del difensore e serve a Machino. Il destro del giapponese non è stilisticamente perfetto ma efficace, palla in rete e siamo avanti di 2 gol. Nel finale non accade molto altro e dopo un solo minuto di recupero l'arbitro fischia la fine. Abbiamo espugnato anche l'Allianz Stadium, confermandoci ad altissimi livelli in questa prima parte di stagione. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Può essere giustamente felice per come è andata oggi. Ha messo la sua firma su questo successo con una prestazione di ottimo livello. Il mese di novembre si apre con la sfida Europa League contro il Besiktas. Gli ospiti non sono venuti a Genova per fare da comparsa e a metà primo tempo si portano in vantaggio. Il primo tiro viene respinto dalla Fonte, ma la palla finisce sui piedi dell'altro attaccante bianconero, che da 2 passi la spinge comodamente in rete. Proviamo subito a reagire con Soriano, ma il suo tiro viene ben neutralizzato dal portiere avversario. Nel secondo tempo è ancora Rafa a rendersi pericoloso per i turchi, costringendo la Fonte a distendersi in tuffo per evitare il raddoppio. Allora, nei minuti finali ci pensa Pereira, riceve il passaggio di Golovin, si coordina e calcia sul secondo palo. Il portiere riesce solo a sfiorare il pallone che termina in rete. Torniamo a casa con un punto. Essere ancora imbattuti dopo 4 partite Europa League non è certo un risultato da buttare. Grande equilibrio in campo e risultato in bilico fino alla fine. Nessuna delle due è riuscita a piazzare la zampata decisiva. Per quanto hanno fatto vedere, sai che per me è giusto così? E infatti, se guardiamo la classifica del girone, ci troviamo in prima posizione, alla pari col Milan, un duello che curiosamente si ripete anche qui come in campionato. Le prime 8 squadre però sono racchiuse in appena 2 punti. Ogni errore può costare carissimo e l'obiettivo è chiaro, evitare i playoff. Qualche giorno più tardi ospitiamo il Como al Ferraris. La partita, complice un pesante turnover, non è delle più brillanti da parte nostra, ma alla fine i cambi fanno la differenza. Con l'ingresso dei titolari nella ripresa riusciamo a trovare il gol vittoria al 79° e ancora Ken a colpire, con un destro secco e preciso da dentro l'area. Dopo una nuova
pausa per le nazionali facciamo visita al Torino. Purtroppo la partita si rivela una delle più noiose dell'intera stagione. Pochissimi tiri, ritmi bassi e poca qualità da entrambe le parti. Il risultato finale è uno scialbo 0-0 che non soddisfa nessuno. Probabilmente è meglio voltare pagina e concentrarsi subito sulla prossima sfida. Al Ferraris arriva il Copenaghen. Non sono certo una squadra da sottovalutare. I rosa hanno elementi esperti e interessanti come Elyounoussi, Claesson e Aarons. La classifica li vede in basso, ma il loro gegenpressing potrebbe crearci più di un problema. Se riusciremo ad eluderlo, potremo trovare gli spazi giusti per colpire in contropiede e proseguire la nostra corsa verso i primi posti del girone. Per questa partita ci affidiamo un po' di turnover. Marusic torna titolare sulla destra di difesa. A centrocampo rivediamo la linea della passata stagione, con Santoro e Pereira ai lati di Lopez. Davanti Machino prende il posto di Ken, lasciato a riposo. Gara che riconcilia col gioco del calcio, difficile rimanere delusi quando scendono in campo queste due squadre. Noi di EA Sports siamo ovviamente pronti. Gli ospiti gestiscono il primo pallone, ma siamo noi a creare la prima vera occasione. Dopo 6 minuti Pereira entra in area, salta un paio di avversari con una serpentina elegante, ma poi tenta un pallonetto che si spegne docilmente tra le mani del portiere. Da lì in poi il match si appiattisce. Gli avversari giocano un possesso palla sterile e noi non riusciamo a trovare ritmo né spazi per reagire. La prima frazione si chiude sullo 0-0, una partita fin qui deludente da parte nostra, che non riusciamo ad apporci al loro possesso. Nel secondo tempo i danesi rientrano in campo con più convinzione. Madsson riceve palla al limite e calcia. Il tiro è buono, ma la fonte è attento e devia in angolo. Poco dopo un'altra conclusione, questa volta da qualche metro dentro l'area, ma il pallone finisce fuori. La partita torna ad abbassarsi di ritmo e alla fine si chiude con un pareggio a reti bianche. Decisamente una prestazione sottotono da parte nostra rispetto alle precedenti partite. Forse la stanchezza sta iniziando davvero a farsi sentire. È stata una partita spettacolare. Le difese oggi hanno avuto il sopravvento nettamente sugli attacchi. Hanno chiuso bene tutti gli spazi e hanno concesso poco. Pochi giorni dopo siamo di nuovo in campo, stavolta contro il Bologna, attualmente decimo in classifica. I rossoblu presentano una rosa molto cambiata rispetto all'ultima volta che li abbiamo affrontati. Nessun fuoriclasse, ma tanti giocatori solidi e ben inseriti in un sistema che ruota attorno al tiki-taka e a un pressing molto aggressivo. Una combinazione che ci ha spesso messo in difficoltà, soprattutto in giornate come questa, con l'energia al minimo. Per questo rinunciamo a Lopez, sostituito da Yepes, e Golovin lascia spazio a Soriano sulla tre quarti. Vediamo se riusciremo a reagire dopo i 2 pareggi consecutivi. È arrivato il gran giorno, quello atteso da migliaia di tifosi che sperano in una vittoria contro i grandi rivali. Mancano pochi minuti al calcio d'inizio, Sampdoria che affronta il Bologna. E il Bologna batte il calcio inizio, ma siamo noi a creare le prime occasioni. Toriano calcia col mancino e costringe il portiere alla parata. Sul corner seguente arriva Ken, ma il suo colpo di testa è troppo debole e centrale. Poco dopo, ancora Ken, servito splendidamente da Stein, si coordina e calcia di piatto col sinistro, ma il pallone termina fuori di un soffio. Alla mezz'ora arriva il primo tiro in porta del Bologna, la fonte è ben piazzato e in qualche maniera respinge un angolo. Nei minuti finali del primo tempo ci prova anche Caqueré, la sua conclusione sfiora il palo e termina sul fondo. Finisce così il primo tempo, buone trame, tante occasioni, ma nessun gol. E quando si spreca troppo, spesso si paga. Il Bologna infatti rientra dagli spogliatoi con un piglio completamente diverso. Odegaard penetra in area e calcia, sfiorando il palo. Pochi minuti dopo è ancora lui ad andare vicino al gol, ma la fonte ci salva con un intervento istintivo che alza il pallone sopra la traversa. Il numero 14 rossoblu è scatenato e al 78esimo si inventa un tiro che obbliga ancora la fonte a superarsi. Noi nel frattempo siamo scomparsi dal campo e all'ultima azione disponibile Odegaard riceve al limite, evita la scivolata del nostro difensore e a tu per tu con la fonte non sbaglia. Una sconfitta che fa male, maturata proprio allo scadere, ma è una sconfitta meritata, figlia di un secondo tempo completamente sbagliato dopo un primo tempo sprecone. Sconfitta che nulla toglie a una prestazione nel complesso positiva. Certo, avrebbero preferito giocare peggio e ottenere almeno un punto, però io credo che ci siano davvero margini di miglioramento e non è tutto da buttare. Prima di chiudere, diamo uno sguardo alla classifica di Serie A. Siamo comunque in testa a quota 34 punti. Dietro di noi il Napoli, staccato di un solo punto, e poi il Milan a 2 lunghezze. Più dietro a tutte le altre, con un sorprendente Monza al 6º posto, davanti persino alla Juventus. Il margine è sottile, ma ci siamo. Dobbiamo solo ritrovare lucidità e magari un po' di freschezza. Ma per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto e questa Sampdoria vi sta entusiasmando, allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video.